Stavo cliccando sul tasto registra per fare questo aggiornamento di calciomercato Inter quando sono stato interrotto da un'ultima ora clamorosa perché in apertura sul sito ufficiale del Corriere dello Sport è stato appena pubblicato un articolo in cui viene praticamente dato per vicinissimo all'Inter il difensore argentino Cristian Romero, il centrale del Tottenham su cui l'Inter, dicevamo, rimane comunque in allerta nonostante l'arrivo di John Stones che in queste ore sta facendo le visite mediche prima di arrivare poi agli annunci ufficiali con l'Inter. Il Corriere dello Sport parla addirittura di un accordo attorno ai 40 milioni di euro, veramente ad un passo, con una differenza minima che balla tra l'offerta dell'Inter e la richiesta del Tottenham, e anche tra l'Inter e il calciatore l'accordo sembra ormai vicinissimo. Questa è la notizia del Corriere dello Sport. Vediamo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori conferme. Io ho sempre detto in queste ore che l'Inter dopo Stones non ha abbandonato la pista Romero. Al tempo stesso questo mi sembra uno slancio un filo troppo ottimistico per quelle che sono le notizie che abbiamo anche noi, proprio nelle ore in cui l'Inter, partendo per l'Asia dove affronterà il Manchester City ad Hong Kong, poi Milan e Juventus in Australia, ha avuto un nuovo confronto, un nuovo vertice di mercato tra la dirigenza e Christian Chivu, un vertice in cui si è fatto il punto della situazione su alcune strategie da attuare, perché stiamo entrando nel mese di agosto che sbloccherà molte situazioni, come abbiamo visto con John Stones. Dopodiché, secondo me, in realtà la priorità, da quello che abbiamo capito anche noi, sarà quella delle cessioni, con delle novità anche su questo fronte, ma non soltanto. Comunque, mettiamo un po' di ordine tra tutte queste voci, notizie che stanno circolando in queste ore e ne parliamo in questo contenuto. Ben ritrovati, amiche e amici interisti. Innanzitutto vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi ricordo il club di Passione Inter, qui in alto il QR code da inquadrare per entrare nella nostra community, dove è un momento molto caldo, molto intenso, la discussione è accesissima. Ieri, parlando di tournée e di mercato, c'è stato anche un piccolissimo caso più sui social, in realtà, con la lista dei convocati per la tournée asiatica, perché in un primo momento in questa lista c'era anche Ebenezer Akinsamiro, che poi però non è più presente nell'elenco. Sono andato a controllare anche adesso sul sito ufficiale dell'Inter, Akinsamiro non c'è. E non c'è perché? Perché si è completata di fatto la cessione al Monza. Visite mediche e firma in arrivo anche per lui oggi, il centrocampista classe 2004 che aveva fatto molto bene l'altro giorno in amichevole, ne avevamo parlato, e dopo il prestito al Pisa rimarrà in Serie A quindi, ma con il Monza. Dal punto di vista tecnico, vi do la mia opinione, francamente speravo per Akinsamiro che potesse trovare qualcos'altro, cioè un'esperienza, ma con tutto il rispetto per il Monza, però un'esperienza all'estero, magari tipo in Germania o in Belgio, perché come contesto forse lo avrebbero valorizzato maggiormente, secondo la mia idea. Perché per me è un giocatore che ha delle cose, ha dei valori. Il prestito al Pisa però è stato un prestito sbagliato per come non è andato bene il Pisa. Quindi speravo in una chiamata magari dalla Germania o dal Belgio per le sue caratteristiche. Dal punto di vista economico, l'Inter invece incassa subito circa 7 milioni di euro. Forse con delle offerte estere si poteva anche ottenere qualcosina in più, ma si tiene una percentuale sulla futura rivendita. C'è da capire quanto sarà poi questa percentuale. Vediamo adesso se ci saranno ulteriori dettagli tra qualche ora, perché se fosse una percentuale alta sarebbe comunque un modo per tenere il controllo del giocatore. Se invece è una cifra, una percentuale più bassa, allora è un modo per comunque cedere, incassare ora, e poi se si valorizzerà in futuro ne avrò ancora un beneficio da un'eventuale nuova cessione. E quindi è un altro tassello in uscita per questa Inter che deve completare delle cessioni, ma ecco, è un altro tassello che ancora non basta. Ieri vi mostravo, e ve lo mostro di nuovo, il nostro grafico con la formazione sul campo, con la rosa dell'Inter allo stato attuale, con le varie colorazioni per chi è nuovo arrivato, chi è in bilico e chi sta uscendo, o le caselle vuote come quella dell'esterno destro. E il centrocampo, soprattutto, lo vedete già a colpo d'occhio, rispetto a tutti gli altri reparti rimane quello più affollato, e l'obiettivo finale, da quello che sappiamo su Passione Inter, e vi racconto da settimane e vi ribadisco ancora oggi, anche dopo l'ultimo vertice di mercato che c'è stato, è quello di arrivare ad avere in rosa 7 centrocampisti. 7 centrocampisti, quindi le famose coppie, più un giocatore che possa avere delle caratteristiche differenti. E senza Kinsammiro l'Inter ha 9 centrocampisti in questo momento, contando Diouf tra gli esterni e quindi non tra le mezzali o i centrocampisti, che sarebbe il suo ruolo principale. Su Aslani
la novità emersa nelle ultime ore è che l'Inter è andata, diciamo, è andata dritta con i suoi obiettivi, cioè gli ha comunicato ufficialmente che di fatto è fuori dai piani e quindi devono trovargli una nuova sistemazione, una nuova squadra. Anche perché alla prima presenza poi in una partita ufficiale scatterebbe un altro bonus per l'Empoli. Così come resta in uscita Pavard in difesa e poi c'è soprattutto però la questione Frattesi-Massolenne, visto che stiamo parlando del centrocampo, perché se l'obiettivo è quello di avere un settimo centrocampista diverso dagli altri, ecco, Frattesi e Massolen sono differenti sia tra loro due, molto diversi tra loro due, ma sono anche molto diversi da tutti gli altri centrocampisti in rosa. Quindi potenzialmente l'Inter potrebbe anche dire: è andato via Kinsamiro, cediamo Aslani, parte uno tra Frattesi e Massolen, quello che rimane mi completa il reparto e posso essere a posto così. E quindi l'Inter potenzialmente potrebbe essere a posto così. Però su Frattesi ci sono dei movimenti in corso, ha parlato anche la gente, ci sono delle cose che ci hanno fatto capire che possono succedere delle cose in questi giorni e quindi vediamo se si muoverà qualcosa di davvero concreto, perché mi sembra comunque un giocatore da tempo fuori dai piani di questa Inter. Massolena è invece un giocatore che intriga e paradossalmente, ne parlavamo anche in diretta l'altro giorno, per caratteristiche potrebbe fare addirittura meglio nel gioco dell'Inter piuttosto che in una squadra di bassa classifica, che magari gli garantirebbe più minutaggio, ma meno, diciamo, meno gioco di cui ha bisogno lui e che lo potrebbe valorizzare, se mi sono spiegato bene e se mi avete capito. Però questo problema muscolare gli fa saltare la tournée e proprio in pieno ritiro, diciamo che fa presagire che la sensazione più condivisa, o almeno al momento, è quella che possa andare in prestito Massolen. In questo modo, con Aslani, Frattesi e Massolen in uscita, dopo Akin Samiro, si apre lo spazio per l'arrivo di un altro calciatore, perché rimarresti a 6 più questo famoso settimo da andare a pescare. E il nome resta sempre quello di Curtis Jones. Nelle ultime ore vi posso dire che abbiamo avuto ulteriori conferme del fatto che Curtis Jones non solo non è sparito dai radar dell'Inter, ma l'Inter ci sta ancora ragionando e lavorando, tenendosi comunque sempre informata. Tra l'altro sta girando sui social anche un video in cui Curtis Jones nell'ultima amichevole, se non vado errato, col Wrexham negli Stati Uniti, con la maglia del Liverpool, era un po' animato nelle proteste a fine partita, stava discutendo con dei compagni, con delle indicazioni, qualcuno l'ha interpretate come delle polemiche nei confronti dell'allenatore Iraola, però comunque un video con un po' di tensione a quanto pare a fine partita, che è stato interpretato subito in chiave mercato. E quindi Jones all'Inter piace tantissimo anche a Christian Chivu. Ieri sera durante la diretta delle 19:30 ne abbiamo parlato da un punto di vista tattico e vi consiglio di recuperare la live perché parlavamo di Jones nell'Inter da un punto di vista tattico e non soltanto. L'Inter quindi sta cercando di creare quello spazio da un punto di vista numerico e anche di bilancio, da un punto di vista economico. Vi voglio condividere una grafica che abbiamo realizzato, che stiamo tenendo d'occhio questi dati giusto per curiosità, perché poi sappiamo bene che il saldo di quello che vendi e compri non si fa così e questa è una cosa molto più da football manager, comunque da gioco più che da realtà. Però tenendo d'occhio quello che sta succedendo tra cessioni e acquisti, l'Inter ha riscattato Akanji, ripreso Stankovic per 13 milioni di fatto sono stati versati, la differenza tra i 10 che doveva prendere e i 23 che servivano per il riacquisto, circa 3 milioni per Provedel e poi le commissioni di John Stones dovrebbero essere attorno ai 4 milioni, quindi un totale di 35 milioni di euro impegnati per riscatti, riacquisti e nuovi arrivi, a fronte di circa 36,5 milioni di cessioni sostanzialmente, con Alexiou per 3 milioni, Dumfries una ventina della clausola, Akin Samiro sui 7 milioni come detto, Sebastiano Esposito Cagliari 4 milioni e Franco Carboni invece 2 milioni e mezzo. Quindi siamo più o meno al saldo zero in termini di risorse impegnate complessivamente in entrata e in uscita. Quanto riuscirai poi ad incassare da Pavard, Aslani e Frattesi è quello che ti darà maggiore libertà per poter integrare quel famoso tesoretto e poter poi provare quindi l'assalto ai colpi finali, come Romero in difesa nel caso in cui dovesse essere confermata la notizia di apertura del Corriere dello Sport e soprattutto Jones, come detto, a centrocampo. Considerando quindi quello che conta di più, che è il costo squadra, in realtà ammortamenti e ingaggi,
Per il momento tra ingressi ed uscite, con Stones considerato, i rinnovi di Bissek e Pio Esposito al rialzo, facendo un po' di stime, ne parlavamo con il nostro Simone Frizza, specializzato sul tema, il costo squadra è leggermente aumentato. Tra quelli che sono partiti, i nuovi arrivi e i rinnovi di contratto, l'Inter ha leggermente aumentato il costo squadra. Frattesi su tutti libererebbe uno spazio importante, ma anche Pavard con il suo ingaggio significativo libererebbe un altro spazio importante, spazio che potrebbe essere tranquillamente usato per Curtis Jones senza andare ad aumentare ulteriormente, mentre la coppiata Jones più Romero, quindi un altro difensore di quel calibro lì, e Jones in mezzo al campo, mi sembra al momento molto difficile, a meno che non ci sia la disponibilità e anche la voglia di andare ad aumentare i costi. Se dici allora sì, sono disposto e voglio aumentare i costi, allora Jones e Romero diventa più fattibile come doppia operazione per completare il mercato, grazie anche ai nuovi accordi di sponsor con l'Inter, che è il nuovo sponsor di manica più ricco della storia della Serie A, unendola magari ad una volontà di alzare il livello di cui tanto si è parlato in questi giorni, e magari lo dimostri anche con i fatti, con queste operazioni che aumenterebbero il costo squadra. Fatemi sapere che ne pensate anche voi. Stasera in diretta alle 19:30 sicuramente parleremo ancora di più di questo tema Romero, che oggi ci ha preso così alla sprovvista, perché dicevo mi aspetto l'Inter ancora su Romero, l'Inter sappiamo che è ancora su Romero, non mi aspettavo un'evoluzione, se sarà confermata, così repentina e immediata. Però aspettiamo ulteriori conferme, ci lavoreremo anche noi su questa pista nel pomeriggio e alle 19:30 ne parleremo in diretta. Nel frattempo vi aspetto nel nuovo approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.